Con argomenti sempre molto interessanti e soprattutto di grande attualità. Il professore già è stato altre volte ospite del club, penso che ognuno di noi lo conosca il suo spessore professionale. Pregherei magari Giampaolo di leggere il curriculum, magari per renderci ancora più edotti sulla persona del professore Wadhams. Ecco, con molto piacere, allora andiamo a leggere la biografia del professor Peter Wadhams. Allora, Peter Wadhams del 1948 è uno dei massimi esperti a livello mondiale di ghiaccio marino e degli oceani polari, con al suo attivo oltre 50 anni di ricerca presso l'Università di Cambridge, di cui ora è professore emerito. Ha condotto 55 spedizioni polari di ricerca sul campo, inclusi 6 viaggi in sottomarino al Polo Nord. Ha a suo attivo oltre 300 pubblicazioni. Ha ricevuto la medaglia polare di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e il premio Hidalgas per le scienze ambientali. È unico membro straniero del Comitato Scientifico dell'Artico del CNR. Nel 2016 ha pubblicato il libro divulgativo A Fair World Twice, edito da Penguin in UK. Tradotto in 8 lingue, nel 2017 è stato pubblicato in italiano con il titolo Addio ai ghiacci, che ha ottenuto il secondo posto al premio Galileo del 2019. Ha trascorso periodi come docente negli Stati Uniti, Giappone e Francia. Dal 2014 tiene un corso sul cambiamento climatico presso l'Università Politecnica delle Marche ad Ancona e dal 2019 è anche professore in visita presso il Politecnico di Torino fino a marzo 2022. Numerose sono le sue interviste su riviste, giornali, televisione e radio, sia italiane che internazionali, come pure i suoi interventi su YouTube. Appare anche nel film documentario Ice to Fire prodotto e narrato da Leonardo DiCaprio. Rotariano dal 2007, inizialmente a Nizza, Francia, dal 2015 è membro del Rotary Club di Cambridge South in UK. È sposato dal 1980 con la nostra socia Maria Pia Casarini, che lo aiuterà durante questa presentazione. Prego. Spero di essere stato all'altezza. Esemplare, grazie. Buon lavoro, buon lavoro. Devo fare lo share screen, mi hai dato da poter fare. Ah, ok, già, grazie. Perfetto.
Okay. Wait. Okay. Tutta la tecnica, ok. Ok, well, grazie a tutti. Sono molto felice di essere qui. Stasera faccio una lettura sul problema più importante del mondo di cambiamento di clima and what we do. So I'll give some of my slides in English, and Pia will add in Italian, so we'll have a bilingual program in which we talk about how we deal with the most important problem facing mankind today, which is climate change and the acceleration of climate change, which is happening at the moment, and what we can do about it in order to save the planet, because things are getting warmer much faster than they were a few years ago. Quello che ha detto Peter all'inizio è che appunto parleremo del cambiamento climatico, perché soprattutto il riscaldamento della Terra sta salendo molto più del previsto e quindi ci sono delle conseguenze molto difficili da affrontare. Con la pubblicità. Well, everything I say is in this very nice book, Ghiacci, that is available at all bookshops. Da Bollati Boringhieri di Torino. So we'll start with the Arctic, because that's where I work the most, and then I'll go on from looking at how change is affecting the Arctic to how change is affecting the rest of the world, and then what can we try to do about it. So this is the way the Arctic always used to be when I was young, and would go to the Arctic every year, that the sea ice, that's the light blue colour, filled the whole of the Arctic Ocean during the winter. It's the right-hand side. It filled the whole Arctic and lots of other seas as well around North America and Asia. And then in the summer, the ice retreated from a lot of these coastal seas, but we still used to have almost the whole of the Arctic Ocean covered with ice. So the summer conditions were ice nearly all of the Arctic Ocean. In passato c'era il ghiaccio d'inverno che copriva tutti i mari artici e durante l'estate rimaneva soltanto proprio all'interno dell'Oceano Artico, il mare glaciale artico, come lo chiamiamo in Italia. And then it started to retreat very rapidly, and the record low area that it reached was in 2012, and this shows that the black line here is the summer ice edge as it was in the 1970s, and the yellow is as it was in 2007, and then the white is as it was in 2012. So we see a big retreat of ice. Vediamo con la linea nera, che era quella della media tra il 1979 e il 2000, la linea gialla è il record precedente di ghiaccio, di riduzione del ghiaccio del 2007, nel 2012 c'è stata un'ulteriore riduzione. And then this year, 2020, it reached a new record low, and the white is the edge of the ice, and the orange is where the edge of it used to be before this retreat. Ecco, vediamo, questa è proprio un'immagine recentissima del settembre, il mese di maggior ritiro del ghiaccio. Non è arrivato ad essere un record, ma c'è molto vicino come record annuale invece del 2020, che è l'anno in generale dove ci sarà meno ghiaccio. In this last year, not only was it a very, very low area of ice, but it was very slow in growing back in winter. And this graph shows December 2020 on into spring this year.
and the blue is the ice extent, and we can see that it's lower than in any previous year. So this is a new record. E quest'anno il ghiaccio è cresciuto veramente molto poco durante l'inverno, come vediamo da questo grafico. Da marzo doveva raggiungere il massimo e vediamo che è più basso di quello che sia mai stato registrato. So that's the ice. Now the temperature of the planet has also been going up very fast. We look at the bottom map here, we can see that we've been able to work out the temperature over the last 1,000 years by looking at ice cores and tree rings, and we found that the temperature got very slowly cooler because the Earth was heading slowly towards the next ice age. But then in about 1850 to 1900, suddenly it took off and started getting warmer very, very quickly, much faster than any of the other changes. Something changed, which is that we started to burn fossil fuels. Scusate. Sì, la Terra si è riscaldata molto rapidamente fino a 1000 anni fa, che abbiamo potuto ricostruire con i carotaggi e con altri metodi scientifici. La Terra stava quasi andando verso un'altra era glaciale. Improvvisamente, dopo il 1850, rivoluzione industriale, abbiamo cominciato a bruciare cose fossili e abbiamo avuto questo enorme riscaldamento. Now, the enormous warming is also much greater in the Arctic than in any other part of the world. This is another thing that makes the Arctic special. È una cosa che non riusciamo ancora a spiegarci perché proprio nell'Artico ci sia una amplificazione dove appunto il riscaldamento è ancora più evidente e più forte. So this means that the ice has been retreating. Here we see that it's been retreating in every season of the year since 1970, or actually 1950, and it's been retreating faster than any predictions by computer models. E abbiamo visto come il ghiaccio si sia ridotto soprattutto a partire dagli anni 50 e notiamo anche questa parte qui dove c'è stato anche il contributo di dati dei satelliti che prima non c'erano. E notiamo anche che i modelli matematici non riflettono la realtà. Queste righe sono dei modelli matematici, 13 addirittura, e la realtà addirittura nel 2012 era già qui. Quindi il ghiaccio marino si sta veramente sciogliendo. Now, what does that mean? Firstly, it means that when there is ice, it's much thinner than it used to be. This shows the ice in the winter of northwest Greenland, Karnak, and we see two Eskimo hunters hunting polar bears. I'm on one of the sledges, and the other hunter is on the other sledge. And when you go hunting polar bears, it's very often the case now that your sledge, which is built of very heavy wood, goes through the ice and the hunter can get drowned. So we provided the hunters with radar that they can put on the bottom of their sledge, which tells them how thick the ice is underneath them, so it gives them warning of going over thin ice. Visto che il ghiaccio si è ora molto assottigliato, diventa anche molto pericoloso per gli Inuit di andare a cacciare gli orsi polari per mangiare, e quindi Peter era su una di queste slitte e avevano dato proprio ai cacciatori dei radar da mettere nel fondo delle slitte per avvertirli quando il ghiaccio diventava troppo sottile, perché ci sono stati molti incidenti dove le slitte con cani e persone sono andate a finire poi. Okay, also in the past we used to study the ice by having big camps. This was in 2007. They would fly a lot of huts, wooden huts, out onto the ice
and we would live in these huts for 2 or 3 months, studying the ice. And here we have a mess hall and a generator hut. We lived on the ice, but we can't do that anymore because there's not enough ice to allow for safe landings from aircraft. The ice is not is too thin, and there isn't any undisturbed ice that doesn't have cracks in it. Questo era un modo molto interessante di studiare il ghiaccio per mesi e mesi. Questo è un campo dell'Università di Washington, Seattle, e Peter anche c'era stato per 2 o 3 mesi su questi campi, e adesso non è più possibile perché gli aerei non riescono più ad atterrare per sistemare le capanne e quindi non possono più arrivare a fare questo tipo di esperimenti. E quindi So now, if we want to study the ice, we have to go out in a ship with ice strengthened ship that's frozen in, and we live on the ship instead of in a hut. And we can have instruments in the huts, but we have to stay on the ship. Perfetto, come vedete da quello che ho scritto, che gli scienziati ora vivono sulle navi e sul ghiaccio mettono solo gli strumenti che potrebbero in effetti andare nel ghiaccio. Okay. We know not only that the ice is retreating, but that it is getting thinner. And the way we measure that is by going underneath with a submarine and measuring upwards with an echo sounder. And this is the submarine coming up through the ice. And this is how we live on board the submarine. We have to sleep in what used to be the torpedo tubes. Peter doveva dormire nei posti dove di solito mettono i siluri, e quindi non era molto comodo. And this shows how crowded it is on a submarine. There's no spare space at all to put pictures on the walls. C'erano 120 persone a bordo su quel sottomarino. Mm-hmm. And this is the results that we get. We see that the bottom of the ice is not flat, but it's got these very deep ridges in it called pressure ridges, and in which a lot of the ice is contained in these features which are produced by the wind. Qui vediamo i primi risultati con un ecoscandaglio a fascio unico, perché fa capire che il fondo del ghiaccio non è dritto, non è diretto, ma ha questi crinali di pressione che appunto lo rendono praticamente, e si riflette poi anche sulla parte superiore del ghiaccio. Okay, so the best we can do is to actually have a sonar that not only measures the thickness of the ice, it gives us an image of the bottom of the ice, like a TV image. And this top picture shows a pressure ridge, and the sonar is giving us the contours of depth. Così in questo, che invece è un sottomarino più recente, quindi è tridimensionale, multifatto, dà addirittura un'immagine tridimensionale del fondo del ghiaccio. Today, it's possible to measure the thickness of the ice with satellites. This is called cryosat. And this is another satellite which uses a laser. And these give the thickness of the ice, but not as accurately as a submarine, not as well. E quindi anche i satelliti servono, ma non misurano con la stessa accuratezza dei sottomarini. Now we find that the ice used to be much thicker than it is now, and it was also older. It was called multi-year ice. So when you went and explored that ice, you would find it looked like the Grand Canyon, because it was so thick and it spent so many years getting thicker that it looks like this. We don't see this kind of ice anymore. Questo ghiaccio, che si chiama pluriennale, era come un Grand Canyon, molto forte, molto spesso, alto anche 6-7 metri. Questo ghiaccio non esiste più. Adesso, this is what it looks like now. Adesso è come troviamo. It's thin and flat, and you can fall through it. Sì, è molto facile caderci dentro. Now the volume of ice, which you need to know the thickness and the area to know the volume of ice, and that's gone down by a huge amount.
from 1979 until 2011, that's over about 30 years, we now only have a quarter as much ice in the summer as we had 30 years ago. So it's a huge decrease. C'è stata un'enorme perdita del volume del ghiaccio, area verso spessore, addirittura ridotto a un quarto nel 2011 dall'inizio dal 1979, quindi un'enorme perdita di ghiaccio marino, soprattutto d'estate. And this shows that throughout the year, not only in the summer but in the winter as well, the ice volume is going down. Now let's look at what that does to the world. The first thing it does is that it speeds up global warming, because when the ice retreats, when the ice melts, you're replacing a white surface by a dark surface. Here, the white is the ice surface as it used to be. The blue is what's happening now. This is open water that used to be ice. And the blue is much darker than the white, and so it absorbs more heat from the sun and means that the planet warms up more quickly because there's less of this white surface. C'è stata la perdita soprattutto di l'albedo, che è la proporzione delle radiazioni che arrivano sulla Terra e vengono respinte. Il bianco respinge il calore, il nero lo attrae, quindi anche l'oceano, quando non ha più la copertura di ghiaccio, assorbe. E questo succede a parte nell'Artico, ma in qualsiasi parte del mondo. Se abbiamo una superficie scura, assorbirà ancora più calore, se abbiamo una superficie chiara lo respingerà. Okay, now these are effects which we call feedbacks, where the ice is disappearing, that's causing something else to happen. And here we'll explain what these ci sono, certe volte anch'io nella traduzione del libro Addio ai ghiacci ho preferito usare la parola feedback, anche se in italiano c'è la parola retroazione, che secondo me non aveva molto significato, e ne abbiamo scelti alcuni che fanno capire cosa porta questo scioglimento dei ghiacci artici al resto della Terra. Quindi cominciamo a vedere la calotta polare della Groenlandia porta all'innalzamento del livello del mare, punto 1. Minaccia numero 2, il rilascio di metano nell'Oceano Artico, sciogliendosi il ghiaccio, e altra causa ed effetto sugli eventi meteorologici estremi, che li sperimentiamo anche noi, degli inverni molto caldi, estati più fredde, e in altre parti del mondo anche, e questo porta anche degli effetti sulla produzione alimentare. Come noi stiamo crescendo come popolazione della Terra, è estremamente importante che si riesca anche ad avere delle coltivazioni che consentano al mondo di nutrirsi. Okay, so we predict, because of this melting of the ice in Greenland and Antarctica, we expect that will cause sea level rise to accelerate, and the more we look at the problem, the worse it looks, the more rapid the rise seems to be. And the new estimate, which is the red line here, is that there will be at least 1 meter of sea level rise by the year 2100. L'aumento del livello del mare è la cosa più pericolosa perché non è stata molto riconosciuta, e una delle stime possibili è che si arrivi ad avere 1 metro di innalzamento del livello del mare entro l'anno 2100. So we said 1 meter there, but there's a lot of scientists who think it might be 4 meters, and that would be a real disaster. Alcuni scienziati pensano addirittura che possa essere 4 metri, quindi sarebbe un disastro completo per il pianeta. Okay, this is on the Greenland ice sheet. That's the ice sheet that covers Greenland to a depth of about 3,000 meters. And I'm standing on top of the ice sheet here on the 1st of August 2019. And it was the warmest day ever
on the Greenland ice sheet. It was 21 degrees centigrade, and there was the biggest amount of melt in a single day ever so far, 12.5 billion tons of ice. Peter ha avuto la grande fortuna, se la vogliamo chiamare così, che era proprio sulla calotta polare della Groenlandia nel giorno più caldo mai registrato, e faremo adesso vedere altri effetti dello scioglimento di questo ghiaccio millenario della calotta polare della Groenlandia. And this is an especially dangerous thing that happens because the ice is actually very dirty. It's covered with wind dust that's blown from the wind, dirt from fires, even plankton. There's lots of things covering the ice that are black. Now, when the ice melts, the meltwater runs away, but the black surface stays the same. And so we have what's called black ice, and that ice absorbs more radiation because it's dark. So that increases the melt rate. Questo è un effetto doppio, perché una volta che si scioglie il ghiaccio della calotta polare, lascia i detriti di questo inquinamento che è scuro e quindi assorbe ancora di più le radiazioni. Ricordate sempre che scuro attrae il calore, il bianco lo respinge. And where does that dirt come from? Well, one of the sources are fires, and there's been a huge increase in the number of fires, and we know about that because, of course, from California, but also there are now fires breaking out in the Arctic where you don't expect them. This is in Siberia, where it's cold and wet, but you still get fires in the summer. Sì, appunto questo nero che abbiamo visto sulla calotta polare della Groenlandia è anche dovuto per esempio agli incendi che ci sono in tutto il mondo. Sappiamo tutti gli incendi della California, però è molto raro e si sta verificando adesso che ci sono anche degli incendi nell'Artico, nella Siberia. Questo addirittura ha continuato a bruciare anche sotto la neve e l'anno successivo ha ripreso forza. Questo eravamo noi, eravamo in California e Peter stava guidando e abbiamo visto questo incendio del momento e ci hanno fatto uscire dalla freeway e siamo dovuti andare attraverso altre strade. Era un incendio abbastanza contenuto, però devo dire è stato abbastanza emozionante. Yes, and this is a city as well. This is Pasadena. Esatto, Pasadena. This is not the countryside. Okay, this is again, you see the effect of the black ice. The ice in the Greenland ice here is covered with this dark dust and dirt, and that's increasing the speed of melt of the ice sheet, and we can see a lot of the water that's melted is running away down this very fast-flowing stream. In quel giorno più caldo, dove appunto Peter era sulla calotta polare della Groenlandia, ha anche visto questo fenomeno veramente impressionante, che questi 12 miliardi di tonnellate d'acqua si stavano buttando nel mare Artico, creando praticamente dei fiumi, e questo ovviamente porta all'innalzamento del livello del mare. Vorrei far notare che comunque per chi magari non è scienziato, come non lo sono io, che se anche si scioglie il ghiaccio marino, il ghiaccio che ricopre l'oceano Artico, non fa nessuna differenza, perché è come mettere il cubetto di ghiaccio nel bicchiere. Non è quello che porta l'aumento del livello del mare. L'innalzamento del mare viene appunto quando i ghiacciai dalla terra arrivano all'oceano. So the sea level has been rising, and this is continuing. This is just the last 20 or 30 years of measurements, and so we are finding that global sea level is continuing to rise, which will cause enormous damage to coastal cities, including Venice, of course. Abbiamo visto che in 30 anni era una crescita di 8 centimetri, non sembra tanto,
però potrebbe creare dei grossi problemi. Città come Venezia, e sinceramente pensiamo anche al Porto San Giorgio, che è appunto una cittadina molto vulnerabile, essendo così vicina al mare. Now, another threat comes from methane gas, which causes, it's not as important as carbon dioxide, but it still causes global warming. And the problem with the Arctic is that all the light blue areas you see here are shallow water. The Arctic Ocean is a deep ocean, 4,000 meters deep in the middle, but around the edges it's very shallow. And as the sea ice retreats, this shallow water causes the seabed to get warmer, and the seabed contains a large amount of methane that's tied up in the sediments. So the problem is that as the seabed melts, the methane is released. So there's suddenly a huge outbreak of methane occurring into the atmosphere. Un altro grosso problema è il metano, che non è importante quanto l'anidride carbonica, però può essere aggiunto al problema e farlo diventare molto complicato. Il problema della parte dell'Oceano Artico è che questa parte qui, della Siberia in azzurro chiaro, sono mari che sono estremamente bassi, addirittura da 70 a 100 centimetri, cioè arrivano a 1 metro. Quindi, non essendo più coperti dal ghiaccio, il mare assorbe il calore e arriva a sciogliere anche i depositi di metano, i sedimenti di metano che si trovano sul fondale. Okay, so this shows the methane coming up. The bottom line here is the seabed, only about 80 meters deep. And then this shows methane. This is an echo sounder picture of these methane gas bubbles rising up to the ocean surface. E vediamo appunto questo fenomeno che è stato visto proprio con un ecoscandaglio, dove questi pennacchi di bolle vengono poi alla superficie, quindi il metano, che inquina 23 volte più dell'anidride carbonica, fuoriesce nell'atmosfera. It's like the Pentecost. And then altrettanto, questa è un'altra immagine che ho fatto vedere, questo dai nostri colleghi russi, che sono gli unici che hanno il permesso di andare a studiare questi mari. Queste sono le bolle appunto che arrivano dal fondo e si bloccano. Qui c'è una copertura molto sottile. Yes, blocked by the ice, but until they melt. Okay, this is the methane. When you pull it from the seabed, before it turns into gas, it looks like ice, and it is ice because the crystal structure is of ice, but with methane inside the molecules of ice. And so as that ice melts, it turns into gas. And you can set fire to it as well. Ghiaccio bollente si chiama, lo chiamano questo perché sono appunto questi sedimenti del fondale marino artico che sono ghiaccio ma contengono metano. Quindi una volta che si scioglie il ghiaccio, il metano scappa e arriva nell'atmosfera e si può dare fuoco a questo metano. Now, the problem is that methane comes out of the seabed, and that's a natural source, which is maybe the biggest threat. But there's other big threats caused by increases in methane production, and one of the biggest sources are cows, and especially the digestion processes of cows. So we have to eat less beef if we want to reduce our methane, and this shows the amount of mass of different types of animal on the planet Earth, and it's incredible to realize that 60% of the mass of living material on the planet, on the land, is livestock. That's domestic animals. 60% is domestic animals, 36% are humans, and only 4% are wild animals. So we think of the planet being covered with wild animals, but there are scarcely any left. We've killed them all, and
So we've got lots of cows and lots of humans, not many wild animals left. Appunto, riguardo al metano, anche il sistema digestivo degli animali d'allevamento produce metano. Okay, that's and then the next threat is something we've all experienced in the last few years, which are sudden heat waves and very cold spells, more than we used to have. And it's not just that we don't remember hot spells and cold spells of the past. There weren't as many. And the reason that they're happening again is because of the Arctic. So what happens is that there are two types of air in the over the northern hemisphere. This polar air over the North Pole and tropical air at low latitudes. And there's a boundary between them, which is called the jet stream, and that's that very powerful wind that blows you from America to Europe if you're in a plane. Now, that used to be simply a wind blowing from west to east, jet stream. But now, because the air in the Arctic has warmed up and is nearly as warm as the air at low latitudes, you don't have a big contrast in temperature. So therefore, you don't have as powerful jet stream. You have a weak jet stream, which goes, instead of being a straight line, it goes up and down. And you have this kind of sporadic jet stream. It's a weak jet stream, less. Ecco, vediamo che la ragione per cui ci sono questi eventi climatici estremi è che in passato, quando l'Artico era veramente freddo, veniva contenuto da questo vento che si muove da ovest verso est e si separa le zone temperate. Essendo l'Artico diventato più caldo, questa divisione che era così netta è diventato molto molto più debole, questo jet stream, la corrente a getto, e quindi diventando molto più debole diventa più sinuosa e quindi masse di acqua, di aria fredda arrivano alle zone temperate e altrettanto aria che viene dalle zone temperate va verso il nord dove non dovrebbe essere. Quindi è una spiegazione delle ragioni per cui certe volte abbiamo dei fenomeni climatici anche noi nelle zone temperate veramente strane, perché non succedeva così in passato. Okay, now the trouble is that when the jet stream breaks up, it can cause very cold outbreaks of air or hot outbreaks of air, and they happen all in the place at about 50 degrees north, where we're growing all of our crops. The brown shows the intensity of crop production, and we see that the place where these jet stream effects are happening is right along where in Ukraine, Europe, North America, where we're trying to grow crops to feed the world. E quindi sono soprattutto le zone temperate dove c'è la maggior parte, sono concentrate le coltivazioni intorno a 50 gradi nord e queste possono venire rovinate da questi fenomeni di freddo improvviso. And we know that not only do we get sudden outbreaks which affect food production, but just the steady warming takes us to the point where all of the types of crop that we eat are going to be producing less. The yield of the crops, as you increase the temperature, and we're already beyond 2 degrees, but as you increase the temperature, the crop yields go down. And this is going to be happening worse and worse. Un altro problema è che le coltivazioni più comuni come il mais, il riso, il frumento e il soia, con il riscaldamento che è più in basso, hanno meno effetto, cioè non danno un rendimento inferiore quanto più la temperatura sale. E quindi più avremo
popolazione della Terra che aumenta continuamente, con il riscaldamento globale ci sarà sempre meno da mangiare. On top of that, the world population is increasing, and these are projections by the United Nations about the population in different parts of the world by the end of this century, 2100. And we know that nearly everywhere is increasing in population, except Europe is going down. But the biggest increase is in Africa, and they predict a quadrupling of the African population by the end of this century. And of course, we can't feed everybody in Africa now, and here we're going to have 4 times as many people. Somehow we have to feed 4 times as many people. Vediamo in queste proiezioni che l'Europa si prevede che avrà meno popolazione, ma la cosa più preoccupante è il quadruplicare della popolazione nell'Africa. Già adesso ci sono dei problemi a nutrire l'intero continente e figuriamo cosa potrà succedere successivamente. Dico io questo che sarà uno dei problemi per i Rotary di fare anche questi tipi di soccorsi che saranno sempre più necessari. Then everything the next problem is, how do we do something about this? And the first thing that everybody says we have to do is to reduce our emissions of carbon dioxide. Now, the problem with that is that the amount of carbon dioxide in the atmosphere will keep going up because carbon dioxide stays in the air, it doesn't dissipate. So if we simply reduce our emissions, all that happens is that the carbon dioxide gets warm, you get warmer because there's still more and more carbon dioxide in the air. So we have to actually get rid of some. And we know here from measurements that have been done since 1958 that the amount of carbon dioxide in the air has been increasing rapidly and continues to increase rapidly. E questo è un grafico che fa veramente impressione perché dal 1958 su questo vulcano nelle Hawaii, Mauna Loa, è stato messo dall'Istituto Scripps di San Diego un osservatorio dove continuano a misurare giornalmente l'anidride carbonica, infatti questo è di ieri. Praticamente notiamo che rispetto all'anno scorso, e lo vediamo in tutte le date che contempliamo, c'è da un anno con l'altro un aumento del 3%, di 3 gradi, di 3 figure, di 3 numeri. E notiamo anche che non c'è assolutamente nessun riflesso, per esempio, e abbiamo notato anche con il lockdown che abbiamo avuto l'anno scorso, la presenza dell'anidride carbonica nell'atmosfera non è diminuita. Quindi è un dato di fatto perché l'anidride carbonica rimane nell'aria per molti anni. So these are the effects really, that the increase of carbon dioxide continues to get worse. You at least perhaps be able to explain this. Chiunque li può leggere comunque, per cui abbiamo già detto, vedendo anche i risultati di Mauna Loa, che le emissioni di carbonio continuano ad aumentare, aumenta anche il riscaldamento globale, questo è logico. Anche se dovessero completamente cessare, il riscaldamento continuerebbe, perché l'anidride carbonica non sparisce dall'aria. E se le tendenze attuali continuano, si potrebbe avere un riscaldamento alle basse latitudini di circa 4 gradi e si potrebbe dover moltiplicarlo per via di quello che abbiamo visto, che è l'amplificazione artica. Poi si aggiunge l'aumento globale del livello del mare e perdita delle foreste pluviali e le fuoriuscite di metano. Questo era per darvi l'idea. Allora adesso cominciamo a vedere cosa possiamo fare. Okay, well, if we don't do anything, then the climate will get warmer, rapidly accelerating. That's Allora, business as usual, appunto, se non facciamo nulla, succede questo. Then we can cut our emissions by switching to renewable energy, not
burning coal or oil, and that will bring us down like this, but it still increases. If we're not getting rid of CO2, we're still going to have a warming climate. So the only thing we can do that will get the climate to cool is to remove CO2. To remove CO2. And I should mention that there are methods that people have thought of to reflect more solar radiation back into space, called solar radiation management. And if we did that, that would also take some more off. So we come like this, and we could, in fact, reduce the temperature of the planet. Quindi abbiamo visto le tre possibilità che se anche facessimo una diminuzione aggressiva delle nostre emissioni avremo comunque sempre un aumento. Se riusciamo a togliere l'anidride carbonica dall'atmosfera avremo una diminuzione. Se riuscissimo anche a togliere questa curva usando un controllo delle radiazioni solari, cioè riflettendo artificialmente queste radiazioni e farle ritornare fuori dall'atmosfera, saremo in una posizione migliore. Okay, at the moment, the problem is that most of our energy still comes from fossil fuels, oil, coal, and natural gas that produce carbon dioxide. The harmless forms of energy, nuclear, hydro, and renewables, are still a small fraction of our total energy use. We've got to change that. E vediamo la differenza che ancora adesso l'uso globale dell'energia è il petrolio, il carbone, i gas naturali, mentre quelle rinnovabili o idroelettriche o nucleari sono ancora molto poche. This is one way of trying to remove some of the, reflect some of the energy back into space. It was developed in Scotland by scientists, and it consists of putting seawater into clouds so that the seawater makes the clouds brighter, and that the brightened clouds reflect more radiation and cool the planet. Questo è un sistema che è stato pensato, però non è ancora accaduto, da uno scienziato dell'Università di Edimburgo, dove siccome sopra gli oceani ci sono molte nuvole grigie, se riuscissimo a farle diventare più chiare, e questo è il sistema per fare riflettere le radiazioni nell'atmosfera, e questo sarebbe molto semplice perché è semplicemente usa acqua di mare, per cui non mettono robe chimiche o niente altro di preoccupante. There are other methods that have been tried. One, which is this one, is that people say, oh, well, you just plant a lot of trees and the trees absorb carbon dioxide. It seems a simple solution, but the trouble is that if we want to remove all the carbon dioxide produced in Europe, we would need a forest the size of Europe. So that makes that impossible. Se volessimo usare altri metodi alternativi alla rimozione dell'anidride carbonica, piantare alberi va benissimo, ma per riassorbire tutta l'anidride carbonica che emettiamo ci vorrebbe una foresta praticamente della grande quanto l'Europa. Gli altri non ne parliamo neanche. No, so what we really need is direct air capture. This is taking carbon dioxide out of the atmosphere and putting it somewhere, either pumping it underground or turning it into something else. E vediamo che l'area che occuperebbero questi macchinari è veramente infinitesimale. Okay, so with direct air capture, this is being developed, and in fact, the work being done includes research being done in
Torino at the Politecnico on methods of direct air capture. Diventa sempre più interessante perché c'è sempre più ricerca proprio per questo metodo di togliere l'anidride carbonica. Okay, one company that does this turns the carbon dioxide into rock, into limestone. Quindi questa compagnia Blue Planet, che abbiamo visitato in California, toglie l'anidride carbonica e la trasforma in calcare, che serve per costruzione e la fa diventare anche sabbia. Hanno persino fatto un terminal dell'aeroporto di San Francisco che è completamente neutrale come carbonio e anche lo inseriscono nel cemento armato. Mm-hmm. So that's one wonderful way. Another way is a company called Climeworks from Switzerland that puts the captured gas underground in Iceland, where there are huge caverns of volcanic caverns. Un'altra compagnia che si chiama Climeworks, che ha di base in Svizzera, usa il sistema di assorbire l'anidride carbonica e invece di trasformarla in qualcos'altro la immette nelle cave, praticamente nel sottosuolo dell'Islanda, dove ci sono delle caverne naturali. E questo è in Islanda, questo impianto. C'era anche un piccolo impianto in Puglia che appunto portava avanti la ricerca col Politecnico di Torino, e al momento non riusciamo a capire che cosa sia successo, neanche il Politecnico, dopo il lockdown dell'anno scorso. Yeah, they had to stop because of COVID, so we don't know if it will start again. Non sappiamo cosa sia successo. L'ultimo è trasformazione in carburante. Yes, it can also be turned into fuel, which sounds stupid, but since you burn the fuel, but it's fuel for aircraft, and there isn't an alternative to at the moment to fossil fuels for aircraft. Quindi è un tentativo per vedere di trasformarlo anche in carburante per aerei. Okay, so we are being forced to work a lot harder by young people who realise that they will inherit the earth that we leave them, so we better do a better job. I giovani ci stanno chiedendo di lavorare, di fare molti più sforzi per dare a loro un mondo migliore. Quindi anche il movimento di Greta aveva avuto molto impatto sui giovani, purtroppo bloccato anche questo dalla pandemia. And finally, there is a film which deals with all this very nicely by Leonardo DiCaprio called Ice on Fire, and the cover picture shows this is what happens with methane. If you stick your stick through a frozen lake, methane comes up and it catches fire. So that's an example of methane from the Arctic. Questo è un filmato veramente interessante, che difficile da trovare perché in italiano hanno fatto su Sky, con tutto doppiato, con traduzione. Io ho aiutato un po' anch'io perché stavo facendo le cose un po' difficili, e su YouTube c'è una versione pirata con i sottotitoli in spagnolo. E qui vediamo proprio un lago del Nord America dove, se viene forato il ghiaccio di questo lago da una lancia, viene emesso metano, e il metano poi viene bruciato, per questo che l'hanno chiamato Ice on Fire. È veramente un film estremamente interessante, ve lo consiglieremo. E finiamo con i poveri orsi polari, che secondo l'impatto del clima del 2005 dice che è probabile che gli orsi polari non sopravvivranno come specie. Così abbiamo finito la nostra presentazione e adesso siamo pronti per le vostre domande. Interessantissimo come sempre. Se qualcuno ha domande,
diventerebbe sicuramente ancora più interessante. Allora, intervengo io, innanzitutto complimenti. Intervengo in italiano perché anche se riesco a seguire l'inglese, il mio inglese è di tipo turistico, quindi non tanto colloquiale, quindi mi ricordo. No, due cose innanzitutto, abbiamo parlato dell'Artico, dell'Antartide, però la situazione è drammatica anche nel nostro paese, perché faccio un esempio. Alcuni mesi fa, per esempio, il Monte Bianco si è coperto di rosa dalle sabbie del Sahara, no? E mi dicevano i miei amici di là, abbiamo il ghiacciaio della Marmorada che in 50 anni si è diminuito dell'80%. Poi ci sono delle situazioni anche paradossali, no? Lei ha parlato delle coltivazioni che andranno in difficoltà, ho saputo da amici che la Norvegia vicino al circolo polare artico inizia a fare il vino, quindi pensi un po', no, che cosa significa questo cambiamento climatico. Quindi no, volevo capire tutti quei meccanismi, no, che lei ha illustrato alla fine, no, perché giustamente siamo in ritardo forse di 30-40 anni con le energie rinnovabili, no? Forse dovevamo iniziare 40 anni fa perché ormai i danni li abbiamo fatti. Questi vari meccanismi in realtà, ma quanto tempo ci vorrebbe per avere qualche risultato accettabile? Perché già con un riscaldamento globale aumentato di 1,5 gradi abbiamo fatto dei danni colossali. Se aumentasse di 4 gradi forse dovremmo cambiare pianeta, mi sembra di aver capito. Scusi, ma... Yes. Okay. Firstly, the glaciers in the Alps are also retreating, and that's also adding to global sea level. And we were, in fact, from the Politecnico, they're studying the retreat of glaciers on Monte Bianco, and in fact there is a glacier which at the moment is collapsing and dumping ice all over the village. Il ghiacciaio di climatico che viene proprio studiato, quello che avevano anche fatto grandi pubblicità, siamo andati a vederlo perché viene studiato proprio dal Politecnico. E hai ragione quando dici della sabbia del Sahara. Noi abbiamo trovato anche sulla nostra macchina questo rosa, questa polvere rosa, è stato impressionante. Un mio amico, una persona con cui collabo, che poi peraltro si occupa ovviamente di finanza sostenibile, che abita a Courmayeur, mi ha mandato i filmati a metà febbraio di quest'anno del Monte Bianco rosa, che non era per il tramonto, ma era per la sabbia del Sahara. È una cosa veramente sconvolgente, devo dire. Poi c'è quel famoso ghiacciaio dove avevano fatto, no, adesso non mi ricordo, la telecabina, una sorta di scalinata per arrivare fino al ghiacciaio. Solo che è bello che questa scalinata arriva a metà della montagna perché il ghiacciaio sta 20 metri più sotto, che in 10 anni, 12 anni, quindi questo è successo. Quindi voglio dire, faremo in tempo a intervenire, perché il problema è anche qui da noi, no? Ci sono anche questi fenomeni atmosferici, grandinate improvvise, no? Che per esempio anche l'anno scorso hanno fatto tanti danni anche da noi. Le bombe d'acqua, c'è speranza, c'è una minima speranza di fare in tempo con questi meccanismi per togliere l'anidride carbonica dall'atmosfera. Well, it will only gain us time if we take it very seriously, if we really work on reducing carbon emissions, on applying these methods of taking carbon dioxide out of the atmosphere, then we may be okay, but only if we take it very seriously. I mean, you said 4 degrees, but the UN has said that to avoid really dangerous effects, we need to keep the warming below 2 degrees. And there isn't any way I can see that we can keep it below 2 degrees. I think it's more likely to go up to 3 or 4.
and that would have very, very serious effects. Yeah, we need another plan. Cioè, hai assolutamente ragione. Quello che ci vuole è un enorme impegno a ridurre al massimo le emissioni adesso, quelle che emettiamo ogni anno, perché fare la cattura, possiamo arrivare a catturare l'emissione di quest'anno, ma tutti gli anni passati che ci hanno portato ai 420 che vi ho fatto vedere di ieri a Mauna Loa, dovrebbe essere raddoppiato anche lo sforzo di togliere ancora più anidride carbonica. Quindi c'è veramente un movimento che dice ma se si pubblicizza questa possibilità di togliere l'anidride carbonica, allora le persone non risparmierebbero più sulle emissioni automobili, i SUV che non dovremmo avere, cose di questo genere, macchine elettriche, eccetera. Ma le due cose vanno assolutamente a braccetto, perché non possiamo considerare solo dire sì, tanto poi togliamo l'anidride carbonica. No, è pericoloso infatti affermare queste cose. E purtroppo è la riduzione cioè anche, guarda, vista la specialità di Peter, noi seguiamo incontri veramente a sfinimento di gente che sta cercando di trovare dei modi per rimettere il ghiaccio nell'Artico, e passano a delle cose assurde del tipo ci mettiamo il poliestere bianco, cose veramente che non stanno in cielo e in terra, e al momento non è stato ancora sperimentato sulla larga scala di un Artico qualcosa che possa far ritornare il bianco, perché una volta che ritorna il bianco e che respinge queste radiazioni, il pianeta si raffredda. E quindi è tutta noi abbiamo sempre considerato un po' il nostro orticello. Invece proprio questo scioglimento del ghiaccio ci ha portato a vedere come tutto assolutamente collegato. E io personalmente ho molta paura dell'innalzamento dei mari, quello lo trovo, perché tutti i ghiacciai, come dicevi tu, la Marmolada, eccetera, dove va l'acqua? Nel mare. Si scioglie di più che nel mare. Guarda, ti dico appunto ieri sera che c'è stato questo... Ne ho visto un pezzo, sì, molto interessante. È stato veramente splendido. I due Angela sono due geni, veramente delle grandi persone, e come riescono a divulgare, a far capire al mondo. Lo scioglimento dei ghiacci ha fatto venire fuori anche l'uomo di Simirown, per dire, no? Assolutamente, guarda, è di tutto. Certo, appunto, Peter, essendo specializzato sul ghiaccio del mare, è meno addentro alla glaciologia, certo. Però io ho partecipato a una conferenza del gruppo alpino italiano con il mio Polar Educators International, e ti assicuro c'erano tutti che dicevano non ci sono più ghiacciai. C'è il lombardo che va a misurare e non ci sono. Ho fatto questo esempio perché chiaramente, almeno per me, chiaramente l'Artico o l'Antartide sono cose un po' lontane, no? Però esatto. Abbiamo un esempio anche, diciamo, sotto casa, no? Che forse, ecco, si riesce meglio a sensibilizzare le persone. Poi fare un viaggio nell'Artico sarebbe il mio sogno, ma si può ci dobbiamo sbrigare anche ad andare a prendere gli spritz a Venezia, mi sembra di capire. Noi usciamo dalla pandemia, poi ricominceremo tutti a viaggiare, che sarebbe bello. Grazie delle domande molto interessanti. Anzi, grazie, io mi sono permesso di fare qualche screenshot delle slide del professore, perché è una materia che mi interessa. Grazie a lei. Poi scrivici se hai qualche dubbio, non c'è problema. Bene, grazie. Tutta parte della divulgazione, guarda, più si fa divulgazione e più si aumenta la sensibilità
delle persone. No, io... Perché non basta dire riduciamo, cerchiamo di far capire a cosa porta il non ridurre e a cosa porta il ridurre. Io non voglio essere noioso perché è una cosa che abbiamo già affrontato anche con il dottor Picciotti, eccetera. Io affronto il problema anche da un altro punto di vista. Forse sarebbe il caso di smettere di finanziare chi inquina troppo. Esatto. Con i nostri soldi. Absolutely, yes. Because there's already still more money going to support the oil industry than there is to support renewable energy. Esatto. Io vorrei chiedere al professore una cosa riguardo a quel grafico che ha mostrato alla fine. Cioè lì, se non sbaglio, c'è un grafico che continua a salire, che rappresenta quello che succederà, che se non facciamo nulla o poco, come stiamo facendo, no? Poi c'è quello con la linea nera in mezzo che si appiattisce, che dovrebbe essere quello se cambiamo strada con delle buone pratiche, perché da quello che ho capito e so, diciamo, non riusciamo più a tornare indietro. Lei vedrebbe, come da più parti si sente, realisticamente un punto di non ritorno, oltre il quale poi andiamo in una direzione della quale non riusciamo più a tornare indietro. L'altra domanda le chiederei se invece innescando un altro meccanismo, queste tecnologie di cattura della CO2, no? Se magari non iniziamo un percorso che poi anche lì diventa fuori controllo e quindi ci riporterebbe in un'altra problematica, che è quella che poi non riusciamo a controllare quel meccanismo che abbiamo innescato. If you did a lot of carbon removal, whether it would start some other negative thing that we wouldn't control anymore. No, I think it's clear it would be very positive. It would take the climate back to what it was. Cioè, togliere, Peter non pensa che si porterebbero altri problemi, perché si porterebbe, cioè la parte tecnologica funzionerebbe e quindi non tornerebbero indietro. Cioè l'importante è appunto rendere il nostro clima, almeno di tornare un attimino indietro a quello che era. Mi puoi ricordare la prima domanda? No, la prima domanda, se lui immagina realisticamente il punto di non ritorno. Il punto di non ritorno, cioè quanto siamo lontani o vicini. Well, I think we may have passed the point of no return. Peter pensa che l'abbiamo già passato veramente, il punto di non ritorno. Cioè un punto oltre il quale, diciamo, non è più pensabile di poter migliorare e quindi sopravvivere anche per me. Sai che cosa si sta vedendo? Che non è soltanto una parte di quelle di cui vi abbiamo parlato, è che la cosa molto più preoccupante è che questi effetti si sommano e quindi diventano ancora più incisivi sul riscaldamento. Non è solo uno, ma quando ne hai uno, un altro e un altro, diventano ancora, lo chiamano il runaway effect, l'effetto dove ti scappa praticamente, non riesci più a tornare indietro. Grazie, domanda molto intelligente. Vi ringraziamo, se non avete altre domande, comunque noi ci siamo anche col computer, se è un argomento che interessa a tutti noi, perché è la nostra vita, e soprattutto quella delle generazioni future. Questo è veramente il punto, cioè noi cosa lasciamo alle future generazioni. Questa è la nostra responsabilità di adesso. Molto delicato come tema. Certo. Vi ringraziamo e ringraziamo voi, perché il tema, oltre ad essere di grande attualità, è stato trattato ad un livello molto elevato, quindi vi ringraziamo per la disponibilità, siamo anche fortunati. siamo sempre contenti di parlarvi. Assolutamente.
E grazie di questa bella serata, di averci dato questa opportunità. Grazie a voi e complimenti. Grazie Tommaso, sempre puntuale. Grazie, ciao Paola. Ciao Alberto. Arrivederci. Alberto che è figlio a Cambridge, dove noi non possiamo ancora tornare per via della pandemia. Comunque. E Marzia, ciao. Ciao, eccomi, scusate, ero in giro, non potevo utilizzare il video. Ho sentito un po' a pezzi, grazie infinite. Siete sempre una ricchezza incredibile. Sintetizzando, ne avete parlato un po', ho sentito di quelle che ci portiamo via concretamente da domani mattina, che possiamo fare ciascuno di noi nel nostro piccolo, oltre alla divulgazione dell'importanza di questa situazione. Buy an electric car. Compra un'auto elettrica. L'ho visionata poco tempo fa in realtà, adesso è da conciliare con le mie esigenze di spostamento perché ancora... Esatto. Però sono stata a vederla, bene, grazie. Macchine elettriche avranno, cioè, ci vuole così tanta infrastruttura per le macchine elettriche, questo è il problema. Cioè, va bene, non so, in America dove hai il tuo giardinetto e ti metti la tua macchina o il tuo garage, ma in una città come Milano, come Torino, dove la carichi? Quando? In realtà, Maria Pia, mi sono informata, adesso gli uomini saranno più esperti di me, un po' mi sono informata perché veramente, volendo cambiare l'auto, ho visto subito quella elettrica. Non è tanto la questione di ricaricabilità, che si sopperisce, si può mettere la spina a casa, è che per chi si muove fa pochi chilometri. E io non posso permettermi ogni mezz'ora, ogni 70-80, anche quelle con maggior gamma di chilometri, in realtà se vai un po' più veloce in autostrada si scarica. Guarda, lo dicevo io proprio sempre, dico, quelle volte folli che ho fatto avanti e indietro tra Milano e Fermo a 500 chilometri, perché me li facevo certe volte perché avevo un appuntamento in istituto o qualcosa e superando tutti i limiti di velocità andavo e arrivavo in 3 ore e mezzo, anche meno, tra Milano e Villa Vitali. Con una macchina elettrica non si può, cioè è tutto molto... Magari si staranno evolvendo, in realtà adesso non voglio aprire un'altra parentesi, quello che mi hanno anche fatto notare è che è il problema della batteria, perché poi lì sarà altrettanto tipo di inquinamento. Comunque intanto prendiamo questi spunti. L'auto elettrica è ancora una tecnologia abbastanza giovane, però non dimentichiamo che il grosso del problema è che noi siamo nelle nostre case, negli impianti di riscaldamento che dati che si rimangono più o meno costanti, che il patrimonio edilizio produce CO2 per circa un 40% dell'impatto totale, il 47%, quindi sono in realtà le nostre case la fonte principale di emissioni di CO2. Questo lo dico dal punto di vista dell'architetto, la battaglia ancora è iniziata ma è molto complessa perché è un sistema che ha una grossa inerzia ad essere modificato, cioè il mondo dell'edilizia in generale. Però lì giriamo per quasi la metà. Senti, ma questo 110% non pensi che aiuti? Perché noi, il condominio mio di Milano, faremo un mega lavoro, tutti sono stati contenti e faremo il cappotto termico ai nostri palazzi di Milano. È una strada importante, però anche lì c'è ancora una sensibilità non adeguatamente indirizzata sul tema delle rinnovabili, perché ancora vedo tantissimi generatori a gas, in genere spostarsi su sistemi completamente elettrici che sfruttino il fotovoltaico, anche lì vedo che c'è ancora molta resistenza. Immagino. E appunto entriamo, come diceva Marzia, sull'educare. Un programma culturale, assolutamente. Esatto. Noi ci proviamo tutti, dai. Molto più utilizzo di sistemi rinnovabili e gestionali, non so, in paesi come la Svizzera e la Germania, che in Italia che abbiamo tantissimo solo in più.
sono molto più virtuosi loro che non noi. Forse magari un decreto semplificazioni risulterebbe utile perché garantisco che molte persone rinunciano anche a certi lavori per una complessità burocratica, cambio di normativa continuo. Su questa storia del 110% è stata e continua a essere paradossale. Quindi, anche per un impianto fotovoltaico, no, le cose sono abbastanza complesse. Già il primo passo sarebbe una semplificazione, quantomeno. Comunque, volevo un attimo intervenire, no? Complimenti per la relazione. Però dico, secondo me l'Italia si sta muovendo bene in questa direzione, perché con il 110% gli incentivi sono molto alti, per cui sto avvertendo che parecchi si muovono, insomma, e con il cappotto che diceva prima la Maria Pia, sia con le ricariche per l'impianto elettrico, per le auto. Tra l'altro anche le case automobilistiche, se oggi comprai una macchina prima diesel o metano nessuno le fa più, per cui si sta orientando tutte le case automobilistiche con le macchine ibride o totalmente elettriche, per cui penso che nel giro di qualche anno, non solo in Italia, anche in altri paesi, saremo con l'elettrico, e l'autonomia oggi sta aumentando, anche le macchine 300 km e 350 le fanno quasi tutte, quindi di distanza, di percorrenza, quindi si sta muovendo forse in ritardo ma nella giusta direzione. Oggi la Fiat, che ormai fa parte del gruppo Stellantis, ha dichiarato che nel 2030 produrrà solo auto elettriche. È stata un'ultima dichiarazione. Però vi ricordo che il trasporto nell'emissione globale pesa il 15%, cioè sembra tanto, ma in realtà pesa solo il 15%. E anche se lo azzerassimo rimarrebbe tutto il resto, di cui l'edilizia, ripeto, è sempre quasi la metà. E lì vi assicuro che c'è molta resistenza a migliorare. Insomma, dai, speriamo. Ciao Paola. Buonanotte, arrivederci. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, Buonanotte. Thank you, Peter. Ok, pleasure. Grazie, professore, grazie mille. Ciao, grazie.